Bentornati amici di Italian League. In questa puntata avremo tantissime novità. Vediamo subito di cosa andremo a parlare. Innanzitutto, nella prima parte, vi parlerò del GoFest, molto in generale, poiché essendo ovviamente a luglio sarebbe inutile perdersi in dettagli. Ma qualche piccolo accenno va fatto poiché è già possibile comprare il biglietto nello store del negozio. In più, proprio all'ultimo secondo, mentre già stavo registrando il video, infatti questa parte l'ho dovuta rifare, sono state lanciate da Niantic le novità di giugno e anche in questo caso vi farò un piccolo mashup e poi settimanalmente vi diremo come al solito tutti quanti i dettagli, evento per evento. Invece, nella seconda parte, tratterò nello specifico di Sylveon e di Garchomp nel PvP. Infatti, tutti quanti ci staremo chiedendo quanto possano essere validi questi Pokémon nel PvP. Nello specifico Sylveon perché appena introdotto. E Garchomp ovviamente lo tratterò inerentemente alla sua mossa da Community Day, di cui ovviamente vi dirò anche i tratti essenziali. E come al solito, tra l'altro, ci sarà ovviamente il contest del verso. Per cui partiamo. Il GoFest si terrà, come vi ho già detto, a luglio. Sarà ambientato in 2 giorni, il 17 e il 18 luglio. Come al solito ci saranno 2 versioni, una versione a pagamento e una versione gratuita, che sarà ovviamente accessibile per tutti quanti gli allenatori. Il prezzo del biglietto quest'anno sarà esattamente di 5,49 €, in pratica un terzo circa rispetto al solito prezzo a cui siamo abituati. E i vantaggi per coloro che avranno acquistato il biglietto saranno davvero tanti, per cui in realtà un po' questa volta vi consiglierei di shoppare. Andiamo a vedere un po' in generale quelle che saranno le caratteristiche dell'evento per gli uni e per gli altri. Prima parlerò delle caratteristiche dell'evento per coloro che non hanno il biglietto e quindi insomma che saranno accessibili per tutti quanti. Innanzitutto, il primo giorno vi sarà uno spawn suddiviso per habitat. Ci saranno 4 scenari e in base a questi cambierà lo spawn dei Pokémon. Vediamo quali sono questi scenari velocemente. Gli scenari esattamente saranno giungla, montagna, spiaggia oceanica e grotta. E i Pokémon degni di nota li potete vedere qui a fianco nelle grafiche. Ovviamente ci saranno anche dei raid a tema, o meglio, più che a tema, fatti appositamente per questo evento. Quelli degni di nota, secondo me, sono esattamente quelli di Deino e quelli di Zigzagoon e di Ponyta di Galar, i quali avranno dei costumi a tema specifici per questo evento. E ovviamente vi ricordo che questi 3 potranno uscire shiny. Il secondo giorno invece sarà incentrato sui raid. Non sappiamo ancora quale sarà il raid boss annunciato. L'anno scorso Dialga e Palkia ci hanno fatto visita, vedremo quest'anno chi sarà il protagonista. Ovviamente ci sarà uno spawn aumentato dei Pokémon già visti il giorno precedente, quindi sempre sulla base degli habitat, ma molto probabilmente tutti mischiati, e ci saranno poi una serie di bonus che saranno presenti in entrambi i giorni e validi quindi per tutti. E questi saranno esattamente le esche, che dureranno 3 ore, poi ci sarà la schiusa dimezzata a 1/4, vi saranno degli effetti e delle musiche particolari che potremo riscontrare nel gioco e dalle uova da 7 potranno schiudere determinati Pokémon come Igglybuff, Chingling, Audino e molti altri. In più in questo evento faranno anche capolino dei nuovi shiny, vediamo quali. Esattamente, per tutti saranno disponibili come nuovi shiny Audino, Tympole, Whismur e Chimeco, nonché ci saranno ancora ovviamente Ponyta di Galar e Zigzagoon di Galar con vestiti tematici. Invece per coloro che avranno il biglietto ci sarà la possibilità anche di catturare, oltre ai Pokémon già detti nella forma cromatica, anche gli Unknown F e G e anche Gardevoir e Flygon con vestiti tematici nelle loro versioni cromatiche. E non solo, ci saranno anche Soak e
entro. Ora, per quanto riguarda invece coloro che avranno comprato il biglietto, questi avranno a disposizione dei bonus particolari. Durante il primo giorno incominceranno ad avere l'accesso a una ricerca speciale e a una ricerca globale che coinvolgerà tutti quanti gli allenatori che avranno comprato il biglietto affinché possano sbloccare dei bonus particolari che poi dureranno per il resto delle ore del GoFest. Per quanto riguarda la ricerca speciale, questa avrà come protagonisti dei Pokémon a tema, quindi con dei vestiti particolari, tra cui ricordiamo Pikachu Popstar e Pikachu Rockstar, e non solo, ci saranno anche Gardevoir e Flygon con vestiti a tema. È un Pokémon misterioso finale che molto probabilmente, come già preannunciato nei nostri video, sarà Meloetta. Ora invece vediamo il secondo giorno. In questo giorno essenzialmente gli allenatori, come abbiamo detto, avranno un GoFest incentrato sul tema Ride e coloro che avranno acquistato il biglietto avranno 10.000 punti di esperienza in più su ogni ride e davvero tantissimi biglietti sia da remoto che normali a disposizione. Protagonisti delle ore in primo piano saranno esattamente Dwebble, Abra, Slowpoke, Swinub e Aipom alla fine. Poi invece nei ride fino alla metà di giugno, quindi intorno al 16 esattamente, avremo i Regi. Avremo Regirock, Registeel e Regice. Protagonista invece della ricerca settimanale sarà, quindi del pacco insomma, sarà Clamperl, che vi ricordo può uscire Shiny. Vi ricordo ancora che il boss di Giovanni fino al 17 sarà nuovamente Zapdos per tutta quella serie di problematiche che ci sono state insomma nei giorni, o meglio nei mesi passati, nelle settimane passate, ecco, a causa dell'assenza delle reclute. E poi vi sarà ancora una ricerca speciale con una sfida di collezione a tempo che vedrà come protagonista Slowpoke di Galar. Ma tutto questo ovviamente sarà sviscerato successivamente, nello specifico settimana per settimana, quindi seguiteci, non perdetevi le nostre puntate di questa fantastica rubrica. Adesso invece andiamo con il contest del verso. Who's that Pokémon? Protagonista del contest del verso della settimana scorsa era esattamente Onyx. Vediamo chi si è posizionato tra i primi 3 vincitori. Allora, a vincere questa volta è esattamente Peppe15O. Mentre secondo il pari merito arrivano 2 persone. C'è stato un piccolo problema con i commenti su YouTube. Ovviamente le nostre normative della pagina impediscono di mettere i link per evitare lo spam altrui. E questo ha fatto sì che il commento del povero Agotus fosse cancellato. Per chi non vi credesse, vi è testimonianza di altri commenti, insomma, stesso nel video precedente a questo. Per cui, secondi a pari merito si posizionano 13 Paco e Silvia 04 e Agosus, mentre terzo si classifica Raffaele 105. Ora invece il Pokémon di questa settimana di cui vi voglio parlare, o meglio di cui vi darò qualche indizio, è un Pokémon che, poverino, insomma, è stato al centro di uno scandalo mediatico a discapito della Nintendo in Giappone un bel po' di anni fa, durante la trasmissione della prima serie di Pokémon in televisione, e nello specifico si fa riferimento alla puntata 38. Questo Pokémon avrebbe causato durante questo episodio una serie di attacchi di epilessia su un numero davvero altissimo di bambini. Tuttavia, in realtà, se poi vi vorrete andare a documentare bene, una volta indovinato il Pokémon di cui è il verso, potrete riscontrare che in realtà è abbastanza una gran bufala costruita per sabotare le azioni della Nintendo. E già, purtroppo anche questo avviene. Che dobbiamo fare? Neanche i cartoni si salvano. Bene, detto ciò, il verso del Pokémon protagonista del contest di questa settimana è esattamente questo. Sentitelo bene. Come al solito, per partecipare commentate con il nome del Pokémon di cui è il verso e il vostro nome allenatore qui sotto nei commenti.
Tra l'altro vi ricordo anche che la settimana prossima annunceremo i vincitori del Saba Skill Test, per cui se ancora non avete partecipato andate a spulciare il nostro video di 3 settimane fa, o forse 4 addirittura, e cercate di rispondere alle nostre domande. Vedremo se qualcuno di voi è stato attento alle nostre rubriche e quindi capace di rispondere a queste domandine. Adesso invece andiamo avanti con la parte dedicata al PvP. Iniziamo col dire che questa parte del PvP dovrà avere un breve cappello riguardante la stagione 8 delle GBL. Vi saranno delle nuove coppe, la Grit League Remix, la Ultra League Remix e infine la Element Cup. Stendiamo un velo pietoso sull'ultima, proprio così. Comunque, per quanto riguarda le prime due, insomma, già dovreste avere in realtà un'idea di cosa stiamo parlando, ma questa volta il range dei Pokémon bannati che non si potranno quindi utilizzare durante le coppe sarà aumentato a 20. Per quanto riguarda invece la Element Cup, essenzialmente si potranno utilizzare Pokémon con PL inferiori a 500 soltanto dei tipi fuoco, acqua ed erba. Davvero, tra poco la Niantic ci dice: mettetevi lo scolapasta in testa e andate a lottare a mani nude. E poi ci saranno 3 giornate con 20 set di lotte dalle 6 del pomeriggio al mezzanotte essenzialmente, che daranno la possibilità di guadagnare la polvere di stelle triplicata durante i set, ovviamente in base alle nostre vittorie, che esattamente si terranno il 3 giugno, l'11 luglio e il 26 agosto, orario locale. Quindi insomma vi saranno delle giornate davvero impegnative. Sono state poi introdotte delle nuove mosse e altre mosse, soprattutto di tipo veleno, sono state, come dire, un po' modificate. Tra queste ricordiamo palla clima di tipo roccia, che potrà essere ad esempio appresa da Hippowdon. Poi danza di piume di tipo volante. Per quanto riguarda le mosse veleno che hanno avuto un potenziamento o comunque la possibilità di essere tra parentesi considerate migliore, ricordiamo veleno puntura che infliggerà più danni, poi veleno spina che genererà più energia, veleno croce che invece infliggerà più danni e avrà maggiore possibilità di aumentare l'attacco del Pokémon, veleno denti che diminuisce al 100% la difesa del Pokémon avversario e acido bomba che richiederà meno energia. Per quanto riguarda invece altre tipologie di mosse che hanno ricevuto dei piccoli accorgimenti, ricordiamo Coda Drago che infliggerà più danni ma genererà meno energia e infine Fuoco al colpo che infliggerà meno danni. Ora finalmente parliamo di Sylveon e di Garchomp. Parliamo prima brevemente di Sylveon. Devo dare a tutti quanti voi e anche a me stessa tra parentesi una cattivissima notizia. Sylveon è davvero un pessimo Pokémon, soprattutto nel PvP. Infatti davvero qualsiasi altro Pokémon di tipo folletto è migliore di Sylveon. Cioè non ha proprio possibilità di essere utile in nessuna lega. Però giusto per scienza vi vado a dire che il moveset preferibile è esattamente Fascino, ultima scelta quindi mossa Legacy e Forza Lunare. Per quanto riguarda invece gli IV delle 3 leghe vi ricordo che in Lega Master ovviamente ci vorrà il 15-15-15, quindi il 100. In Lega Ultra ci vorrà lo 0-13-15 arrivando al livello 31, mentre in Lega Mega lo 0-15-12 arrivando al livello di 18.5. E queste. Vi ricordo tra l'altro anche i metodi evolutivi. Il primo sarà possibile evolverlo con il nome Kira e i successivi invece facendo 70 cuori con il nostro Eevee e tenendolo ovviamente come compagno al momento dell'evoluzione. Quindi insomma io vi direi comunque di non stare qui tanto ad investire su questo povero inutile carinissimo Pokémon. Ora invece passiamo a Garchomp. Come già preannunciato, il 6 giugno ci sarà il community day di Gible dalle 11 alle 17.
fino alle 19 sarà possibile evolverlo e fargli prendere la mossa Geoforza, che quindi sarà la mossa Legacy in questione. Non vi sarà disponibile dopo le 5 la mega evoluzione come invece è stato per Altaria con Mega Altaria. Vi ricordo il solito pacco da 1280 monete che questa volta nel box sarà possibile comprare e avrà come oggetto un Elite di tipo caricato. Poi invece vi sarà insomma il solito pacchetto da 30 Ultra Ball disponibile per tutti quanti gli allenatori e per quanto riguarda invece i bonus vi saranno i punti triplicati attivati, i fortunuovi. Per quanto riguarda lo Shiny Rate ovviamente questo sarà aumentato, tra l'altro in riferimento al GoFest ho appena letto nelle ultime ore che lo Shiny Rate del GoFest sarà più basso rispetto a quello dei vari community e ovviamente l'aroma durerà 3 ore. Per quanto riguarda invece l'analisi di Garchomp per il PvP, cominciamo a dire che questa mossa Geoforza non ha per niente migliorato il nostro Pokémon, che utilizzato normalmente nella Lega Premier Master non ha insomma alcun miglioramento con questa mossa da Community Day. Difatti il suo moveset migliore rimane comunque Oltraggio e Sabbio Tomba. Infatti Sabbio Tomba è una mossa che al 100% diminuisce la difesa dell'avversario e che nonostante il suo piccolo danno, essendo che l'attacco di Garchomp è comunque alto, andrà comunque a infliggere un danno non significativo ma comunque decente nell'avversario, soprattutto sui soliti Metagross che siamo abbastanza abituati a incontrare. E diminuendo così tanto la difesa, ovviamente un oltraggio, o eventualmente vorreste giocarvelo con terremoto, distruggerebbero l'avversario facilmente, nella migliore delle ipotesi e comunque nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda invece gli EV da PvP, vi ricordo che ovviamente in Lega Master sarà necessario il 100, mentre per quanto riguarda la Lega Ultra sarà necessario lo 0, 14, 13. Ipoteticamente in Lega Mega ci vorrebbero 0, 15, 15, però io non ne ho mai visto uno, quindi insomma non penso che sia particolarmente considerabile come Pokémon da Lega Mega. Detto ciò, credo di avervi detto tutto, insomma, ciò che c'era da sapere su tutti gli eventi e sui nostri Sylveon e Garchomp, di avervi dunque tolto anche eventuali dubbi su PvP, su queste nuove cavie da lotta, in qual senso, e per questo vi saluto e vi do un bacio. Ciao ragazzi!